Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo uno zaino un po' particolare, uno zaino ultralight della ditta Hyberg, che mi ha contattato per poterlo testare e provare insieme a voi, e devo dire che io l'ho provato per un po' di chilometri e ne sono rimasto molto soddisfatto. Cosa c'ha di particolare questo zaino rispetto a zaini che possiamo trovare normalmente in giro? La sua prima caratteristica è il peso. Questo in particolare è il modello Attila RS. Ovviamente in descrizione trovate lo shop ufficiale, l'azienda e altre informazioni che potrebbero tornarvi utili. Come si vede, lo zaino è composto da due tasche laterali molto capienti. Io ci riesco a inserire anche una borraccia da 1,5 litri, come questa. C'entra perfettamente. Da una grande tasca elasticizzata sul davanti, questa qua, dove voi potete mettere qualunque cosa, una cartina, un guscio in Gore-Tex, un impermeabile, addirittura alcuni ci inseriscono anche la tenda, ovviamente senza la sua sacca. Sul davanti abbiamo due tasche sugli spallacci, come ho detto prima, molto utili perché potete inserirvi il GPS, ad esempio un cellulare. Vedete? Uno snack, un coltellino, qualsiasi cosa. E due grandi tasche sulla fascia lombare. Queste io le ho provate, sono veramente comode e veramente ben fatte, perché sono all'altezza giusta, alla lunghezza giusta e nella posizione giusta. Quindi meglio che di così non si poteva chiedere. Ovviamente c'è il gancio pettorale, le varie cinghie di regolazione degli spallacci come tutti gli zaini normali, e la caratteristica che a me mi piace moltissimo di questo zaino, che alla fine ha pochi fronzoli ma è ben realizzato ed è minimalista, è la tasca superiore, la tasca interna. Si apre come le dry bag, quindi srotolando per tutta la lunghezza il sacco, e così si apre e dentro ci mettete tutta la vostra roba. Cosa molto interessante di questi zaini ultralight è che si richiudono in un attimo, vedete? Basta far così, chiudete, e qui sopra ci potreste mettere un materassino, sacco a pelo, per dire, qualunque cosa. Ora il sacco a pelo non è tanto indicato perché magari piove e vi si bagna. Comunque qui sopra, ad esempio, potete metterci il materassino in schiuma e poi lo tirate. Allora vi faccio vedere, vi faccio un esempio pratico. Ad esempio, io ho questo BV tent e così lo agganciate sopra, lo strizzate e non si muove più. Quindi anche questo è comodissimo per allacciare e agganciare all'esterno dello zaino qualcosa che magari all'interno non c'entra, come ad esempio un materassino in schiuma, che è veramente ingombrante. Allora, questa si può rimettere all'interno, queste ve le faccio vedere dopo, che praticamente è un mio kit ultralight che ho abbinato a questo zaino. Dicevamo, materiale è impermeabile, anche se dentro le cuciture non sono state realizzate per renderlo impermeabile al 100%, quindi magari stateci un po' attenti, e se doveste uscire con la pioggia mettete tutto in un sacco del pattume, di quelli neri classici, e poi mettete tutto all'interno, quindi non dovrebbe succedere nulla, però una sicurezza in più è meglio. Altra cosa, se è impermeabile, cosa succede alle tasche laterali se piove? Hanno previsto anche questo, hanno messo due occhielli, uno qua e uno in quell'altra tasca, quindi se dovesse piovere e le tasche si riempiono d'acqua, defluisce da questi, diciamo, scarichi. Ecco, ovviamente ha tutte le comodità, ha tutte le regolazioni possibili e immaginabili, cinghie per gli spallacci, il tensionamento degli spallacci sulle spalle, quelli della fascia lombare che dopo vi faccio vedere, ma sono estremamente veloci, precisi e resistenti, non si muovono di 1 millimetro. Io l'ho già provato per un'escursione di qualche chilometro e devo dire che avere uno zaino così ultralight che pesa pochissimo, sotto i 600 grammi, circa 600 grammi di peso, è veramente una manna, perché
per i camminatori, i trekker che fanno parecchi chilometri, come per esempio la Via degli Dei, che sono 100 km, usate uno zaino del genere, vi troverete la sera a essere meno stanchi, meno affaticati e il giorno dopo sarete più riposati. Ovviamente qui per tensionare gli elastici c'è il solito clip a pressione. Questi volendo potete anche toglierli se non vi servono, però è una cosa in più che lo zaino ha, quindi perché toglierli? Io ho preso la versione L perché io sono alto 1,85 m e quindi il sito consiglia la taglia L, perché loro vendono anche una taglia M per persone alte da 165 a 180 cm. Io sono alto più di 180 cm e quindi ho preso la L. Ora vi leggo un po' di caratteristiche, sempre della versione L. Comunque a video vi faccio vedere tutte e due, sia la M che la L. Il peso del solo zaino è di 588 grammi, più la fascia toracica 12 grammi, lo schienale 40 grammi e quindi si va a un peso di 640 grammi completo. Il volume dello zaino è un totale di 50 litri. Lo scomparto principale, quello che abbiamo visto prima, quello all'interno dello zaino, è 39 litri. Più le tasche esterne, la somma delle tasche esterne è 11 litri, quindi un totale di 50. Le dimensioni. L'altezza è 60 cm per 27 per una profondità di 17 cm. Però questo è molto relativo, le dimensioni non è che ci interessi tanto. Dicevamo, questa è una taglia L, quindi i fianchi vanno da 85 a 115 cm, cioè la fascia lombare, quindi per chi ha fianchi che vanno da 85 a 115, e uno schienale che va da 48 a 58. Il materiale con cui è stato costruito è un X-Pack VX21, impermeabile e resistente. La principale differenza che c'è fra uno zaino ultralight e uno zaino normale è lo schienale. Perché questo? Questi vengono detti zaini frameless, cioè senza lo scheletro, senza il frame che regge lo zaino, lo schienale. Perché questo? Perché lo schienale negli zaini è una delle cose che pesa di più. Infatti uno zaino con lo schienale, magari anche di quelli più areati, di quelli con un supporto in alluminio o in carbonio, pesano veramente come minimo il doppio, quindi meno di 1,2 kg, 1,5 kg. Uno zaino a pari litraggio è difficile trovarlo con uno schienale rigido. Il rovescio della medaglia è che questo schienale poggerà direttamente sulla vostra schiena, il che vi farà sudare un po' di più rispetto agli zaini con lo schienale rigido. Se volete e se avete un tappetino tipo quello della Thermarest, che vi farò vedere in video, a sezioni, quelli classici in schiuma diciamo, potete tagliarne 2 sezioni o una e metterla all'interno dello zaino per rendere rigido un capello di più tutta la struttura. Però già così mi sono trovato bene, non ho avuto problemi di che. L'unica cosa è che quelli con lo schienale rigido riescano a scaricare di più il peso sui fianchi. Con questa tipologia di zaini si sente leggermente, ma poco di più, una pressione sulle spalle, ma questo è relativo perché il carico ideale di questi zaini è sui 12-13 kg massimo, ma io starei anche sui 12, anche sui 10 kg, tutto compreso acqua e viveri. Loro sul loro sito lo danno per massimo 15 kg, però ovviamente il comfort si riduce. Io starei sui 12-13, eccolo. Altra caratteristica molto interessante che su alcuni zaini ultralight di questa tipologia non ho visto è che questo tipo di zaino è predisposto per la sacca idrica. Come vedete qua c'è il posto per passare con il tubicino dell'acqua, sia a destra che a sinistra, dipende un po' dalle vostre preferenze. In più dentro c'è un'altra tasca, che io questa la ritengo fondamentale, dove io personalmente inserisco portafoglio e chiavi, almeno qualunque cosa succeda io quelle lì non le perdo. Le metto qui dentro e sono sicuro che a fine dell'escursione le ritrovo. Altra cosa è che la fascia pettorale, ovviamente
è regolabile, ma la potete anche, volendo, sfilare perché è agganciata. Quindi se non vi serve la levate, sia di qua che di qua, la levate e recuperate un altro po' di peso. Come vedete la fascia pettorale è elastica, quindi quando la sganciate e quando la agganciate sarà molto più comoda e soprattutto si adatterà al vostro petto. Come ho detto, il materiale è impermeabile, non avete problemi di una leggera pioggia. Io l'ho provato anche con una leggera pioviggine e non ho avuto nessun riscontro negativo. Gli spallacci sono imbottiti, quindi comodi, come la fascia lombare, e adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno per un'escursione, diciamo, quasi ultralight. Io per ora all'interno ho inserito il mio bivy, che praticamente è un bivy bag, diciamo, però della iGlab della Ferrino, che pesa circa 1 chilo. Impermeabile, diciamo che come tenda di emergenza ultralight fa il suo, ovviamente per una persona. Materassino Thermarest, questo è il Neo Air, anche questo siamo sui 400 grammi circa. Un kit cucina veramente ultralight, composto da pentolino in titanio più fornellino ad alcol in titanio, e in fondo io uso sacco a pelo senza sacca, lo metto direttamente in fondo allo zaino e man mano che ci mette la roba sopra lo comprime e riduce lo spazio. Come zaino è veramente spazioso, c'entra di tutto. Questa qui, volendo, levando la sacca, potete mettere il telo fuori e le paleria all'interno. Vedete, gli oggetti riescono a comprimere il sacco a pelo, che è uno della Ferrino e va dagli 8 gradi in giù, diciamo, è comfort 8 gradi. Quindi, allora, io non sono un freddoloso, ma va bene fino all'estate, autunno, inizio autunno, ecco. Diciamo che questo è un kit base. Qua c'è una borraccia in alluminio, però volendo potete metterla in titanio. Trovo questo sistema di chiusura estremamente rapido e comodo e una cosa eccezionale, ed è chiuso, bello fatto. Proviamo a pesarlo. Ovviamente in questa configurazione manca ancora, diciamo, il combustibile e il cibo e l'acqua, perché sono cose che durante l'uso verranno consumate, quindi teniamo conto della nostra attrezzatura senza i consumabili, diciamo. Ovviamente questo è un peso di partenza, perché ci vorrà anche un impermeabile, un ricambio, un paio di calzini di ricambio, insomma diciamo che questo è un ottimo punto di partenza. E vediamo a quante siamo di peso. Siamo su circa 3,5 kg, circa 3,5 kg, e come punto di partenza è veramente ottimo, tenendo conto che c'è già lo zaino, la tenda, il sacco a pelo e il materassino. Siamo veramente a un peso ottimale. A chi lo consiglio io questo zaino? Lo consiglio a chi vuole iniziare a avere un'attrezzatura ultralight, e prima di tutto io partirei dallo zaino, che è la cosa fondamentale in ogni escursione. Quindi se volete iniziare ad alleggerire la vostra attrezzatura, iniziate dallo zaino, che è la cosa fondamentale. Almeno cominciate già a pensare nell'ottica dell'ultralight e di non avere fronzoli aggiuntivi e cose varie. Quindi il minimo indispensabile. Il prezzo sul loro sito viene venduto a circa 199 euro. Non è un prezzo basso, ovvio, però questi tipologie di zaini vanno anche oltre i 300 euro. Ci sono delle aziende americane che si fanno pagare veramente tanto i loro zaini. Ovviamente, essendo in Germania, la Heiberg, non pagherete i dazi, quindi 199 euro è il prezzo finale. Ovviamente lo schienale non è completamente molle,
anzi ha una leggera imbottitura che fa sì che lo zaino riesca a mantenersi in piedi da solo. Quindi questa è una cosa veramente, veramente buona, perché alcuni zaini ultralight si afflosciano, cascano su se stessi perché non hanno nessuna imbottitura, niente di niente al loro interno, praticamente sono come dei sacchi vuoti. Quindi la cosa che mi ha fatto piacere è che ha una leggera imbottitura all'interno, quindi secondo me questa imbottitura è più che sufficiente. Poi se volete potete aggiungerne un'altra, come ho detto prima, ma secondo me basta e avanza questa. Stando in piedi da solo, usufruire dei vari scomparti è ancora molto più comodo. Come tasche, taschine, marsupi, diciamo tasche laterali, lacci, laccetti, è veramente ineguagliabile, ne ha veramente una miriade e troverete sicuramente il posto ad ogni vostro oggetto, alla portata di mano o nella sacca principale. La cura dei dettagli e le rifiniture di questo zaino sono veramente al top. Addirittura qui c'è il laccetto per la zip, che sono zip ovviamente YKK. Addirittura il laccetto ha il codolo in plastica, antiscivolo. Veramente, veramente i dettagli sono una cosa curata, è curato nei minimi dettagli, come si può dire. Io ve lo consiglio a tutti, se volete iniziare, avere un'attrezzatura ultralight, partite da uno zaino, se non con questo in particolare, come questo. Ovviamente in descrizione io vi lascio tutti i link agli zaini che loro producano, al loro materiale, sempre nell'ottica dell'ultralight. Vi lascio il link al loro negozio online, la scheda tecnica sul loro sito di questo zaino, e se il video vi è piaciuto, lo zaino vi interessa, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!